E guardate, poiché la terra era priva di forma e vuota, e oscurità ovunque si stendeva sul volto del profondo, e noi dicemmo, guardate quella fottuta danza. E adesso più o meno 60 minuti con Madame Psychosis su WYYY 109 di gran lunga il numero 1 in FM. Oggi non siamo qui per parlare dell'anticonfluenziale regista a Pregard James Orin Incandenza e neppure del suo mastodontico contributo allo sviluppo del movimento in direzione stasi nel cinema concettuale nordamericano, né del notorio e infelice tentativo di suicidio andato per giunta a buon fine del suddetto regista, che decise di andarsene infilando la testa in un forno a microonde dopo aver precedentemente praticato un foro nel vetro dello sportello in modo tale da potervi introdurre comodamente la testa. Non siamo qui per parlare di gravosi fantasmi e rivangare il passato. Siamo qui per aprire spazi di possibile, come sempre. La vita perpetua se stessa malgrado gli accadimenti più tragici e nefasti. Si vocifera in alcune nicchie di seguaci che proprio dalle ceneri incandescenti del noto regista Pregard James Orin Incandenza potrebbe in effetti essere sorto il movimento di sperimentazione musicale che oggi prende il nome di microonda, corrispettivo dell'inglese microwave. Questo movimento, che per esigenze troppo umane di comodità potremmo semplicisticamente definire genere musicale, nacque verso la fine del 2010. Sin dagli albori la microonda ha cavalcato il panorama dell'avanguardia musicale, affiancando al suono un elemento spiccatamente performativo, al punto da sovvertire definitivamente ogni categoria in uso e rendere di fatto impossibile articolare un discorso di inquadramento che abbia ancora la sciocca pretesa di affidarsi a una visione dell'arte settoriale e organizzata per compartimenti stagni. Ad ogni modo, le performance del movimento della microonda, ad oggi ancora poco discusso e scandagliato, ruotano proprio attorno all'utilizzo innovativo di queste gabbie di Faraday trasportabili. Diversi sono gli artisti che attraverso la propria opera hanno fatto da tramite dell'immenso potenziale espressivo di queste carcasse asettiche di perturbante tecnologia casalinga, apparentemente inservibili se non allo scopo di favorire la smania depensante e defaticante del turbocapitalismo. Il microonde è non a caso il simbolo postmoderno dell'impazienza, è il dispositivo Foucaultianamente igienista, il vessillo elettromagnetico che annichilisce in pochi secondi la ricchezza non riproducibile del processo culinario, inteso come poiesi lenta, sapida, sacra. Cucina come arte, asseriva un tempo Henri de Toulouse-Lautrec. Oblio della macchina, on n'échappe pas de la machine.
eccetera. Ma è necessario aguzzare i sensi perché perfino nella disperazione più nera è possibile scorgere una frattura attraverso la quale penetra la luce. Nell'attesa che il buon Piero Scaruffi mostri un occhio di riguardo per questo singolare e prolifico movimento, ci addentreremo dunque sulle nostre gambe sghembe ma caute, nell'introduzione e nell'esposizione di una cronistoria abbozzata del genere della microonda. Per coloro che fossero interessati ad ulteriori approfondimenti e per i più scettici in cerca di eventuali convalide si rimanda alle fonti citate in descrizione. Il movimento della microonda nasce sul sito di chat Club Penguin. In particolare con il termine microwaving, la community cominciò a far riferimento alla pratica che prese piede in piccole nicchie di musicisti, consistente nell'utilizzo di microonde adibiti al riscaldamento di acqua salata per gargarismi durante le loro performance. Il ronzio del microonde veniva attivato solitamente durante le parti strumentali dei brani, divenendo parte del complesso nonché elemento nevralgico dell'esecuzione. I primissimi live vennero registrati e diffusi sul web. Grazie a questo materiale sappiamo oggi che durante gli spettacoli si poteva assistere a rudimentali estemporanei di gargarismi eseguiti su microfoni cardioidi a condensatore, nonché a sessioni di ronzii stranianti e interminabili. Trattavasi fondamentalmente di esecuzioni improvvisate dettate da un'urgenza espressiva figlia dello sperimentalismo più anarchico e audace. Ad oggi questa nicchia di artisti dal piglio provocatorio viene considerata precorritrice del genere ormai storicizzato che va sotto l'etichetta di microonda. Tra i primissimi artisti ad apparire sulla scena e a riscuotere un notevole successo figura il nome di Fishbowl, faro assoluto del movimento. Altre importanti presenze sono quella di Kidney Quartets, And Know Nothing, collettivo legato alla figura di Iwalani Adelbai, Damn, eccetera, e altri ancora. Fishbowl è il misterioso pseudonimo dietro il quale si cela il giovane Trey Cyrus, figlio di Billy Ray Cyrus e presenza in assoluto più temeraria e prolifica dell'intero panorama della microonda, nonché utente attivo su Club Penguin. Prima di divenire Fishbowl nel 2011, Trey Cyrus fu chitarrista del duo Metro Station, progetto musicale innovativo benché ancora troppo legato a una forma canzone blandamente convenzionale e dunque poco congeniale all'estro non catalogabile dell'artista, il quale si vide dunque costretto a lasciare il duo per produrre in forma anonima musica dal taglio maggiormente sperimentale. Nelle prime produzioni da solista Fishbowl si cimentava in molteplici tecniche di gargarismi con acqua, ispirando un numero sempre maggiore di seguaci e sperimentatori provenienti da Club Penguin. Ad oggi è possibile accedere alla discografia di Trey Cyrus pubblicata sul suo profilo SoundCloud sotto il nome appunto di Fishbowl. Il collettivo And Know Nothing, conosciuto anche come NNN con base a Palau, non solo ha rivoluzionato il cuore del genere microonda. Questi artisti sono infatti anche gli artefici dell'inno nazionale della Repubblica di Palau. L'album Algea, prodotto nel 2013, è considerato la stella polare dell'intero movimento. Impossibile poi non menzionare il progetto solista di Adelbai, albero maestro del collettivo And Know Nothing,
La fruttuosa carriera solista di Adelby ebbe inizio nel 2014 a seguito della pubblicazione di un video in cui la si può osservare in cucina mentre lascia cuocere delle alette di pollo nel microonde sulle note in sottofondo del suo singolo di successo Salmonella. Il video divenne subito virale. I Damned Etc. si imposero sulla scena grazie al loro cult Mexican Catastrophe, uscito nel 2014. Il famoso critico Antoine Fantoine diede al progetto dei Damned Etc. un 10 su 10 in termini di potenza distruttiva e definì questo album come l'epitome della musica. L'intenzione nonché tratto distintivo alla base del lavoro dei Damned Etc. è consistito nello sfruttamento massivo delle funzionalità della modalità popcorn, dalla quale il collettivo ha ricavato un pastiche di jingle dal timbro inconfondibile, peraltro affidandosi all'utilizzo di una vera e propria sinfonia di microonde. Insieme a Fishbowl, i collettivi Damned Etc. e And Know Nothing costituiscono il cuore pulsante del movimento sbocciato su Club Penguin. La seconda ondata del genere ha trovato poi il suo fulcro nella figura di Bibo Frizzo, affermatosi sulla scena nel 2022. Bibo è colui che per primo ha tentato di appropriarsi dello spirito di fondo del genere per avvicinarlo alle grandi masse. Questo attraverso un processo di edulcorazione sonora che ha dato origine alla nuova ondata mainstream definita nei circoli degli appassionati come macro-onda, è destinata a rimpiazzare il successo della più astrusa antenata microonda. Con il singolo Defrost, featuring di successo che vanta la collaborazione con nomi del calibro di Ice Cube, Ice Spice e Ice-T, Bibo ha scalato le classifiche di Billboard nello Zimbabwe. Abbiamo poi le sperimentazioni di Kidney Cortez, che nel suo Birds Don't Fit, uscito nel 2011, riprende le intuizioni e la poetica di Fishbowl, spingendole al limite e rivoluzionando gli elementi ronzanti del genere, non riuscendo tuttavia a convincere al pari del compagno. Cortez rappresenta in un certo senso la parte maledetta del movimento della microonda. I Big Danny Destroyer, con il loro seminale album Neptune Downshift, datato 2014, sono il progetto appassionato nato dall'iniziativa del leggendario attore Danny DeVito. Nel 2013 i Free Headache davano invece alla luce HADN, He Ain't Do None, un album che brucia lentamente. La filarmonia nei loro brani è piuttosto minimale. Un ulteriore punto di accesso per una buona comprensione del genere è rappresentato da Rouge, il memorabile album di debutto dei Theft Posey, trio di El Paso che, secondo la leggenda, avrebbe a tutti gli effetti masterizzato l'album nella leggendaria cucina di Guy Fieri. Il progetto dei Saab Convertible Club nasce dalla collaborazione di due sciatori finlandesi che con l'album Soft Slope del 2018 hanno dato vita a un capolavoro meditativo appositamente pensato per liberare la mente sulle piste da sci. Attraverso la tecnica del ronzio e servendosi di una lieve implementazione dei gorgogli, il duo delinea paesaggi sonori di matrice ambient, dando prova di un approccio confuso ma sommesso al genere della microonda. Dalle profondità dell'Antartide settentrionale, i Coin con il loro Safe Mode album del 2020, ispirato alle proprietà morbide e traspiranti del Jersey, sono un duo ancora oggi molto chiacchierato a causa del famigerato ricorso a tecniche musicali di surriscaldamento che fanno storcere il naso agli ambientalisti più accaniti, i quali criticano il progetto musicale degli artisti in quanto favorevoli al riscaldamento globale. Il controverso manifesto artistico dei Coin accoglie in effetti una pubblica dichiarazione di intenti dalle tinte piuttosto provocatorie.
citando alla lettera le parole degli stessi artisti. Il riscaldamento globale ha i suoi vantaggi perché tutto ciò che rilascia è puro calore. Nel 2012 si impose nel panorama l'EP minimalista realizzato da Shota Denjirenji, conosciuto come Monom. L'EP Toshibo è il frutto di uno sfibrante lavorio psichico e vide la luce tra le celle del carcere dove Denjirenji fu imprigionato a seguito del lancio di una Mountain Dew Soda Baja Blast sulla faccia del ministro giapponese della solitudine. Grazie al furto del microonde della mensa della prigione e all'enorme quantità di tempo libero per pensare, Monom riuscì a registrare la musica direttamente nella sua cella. Adentrandoci nei meandri più oscuri dello sperimentalismo, ci imbattiamo nella produzione di Tears, artista che mescola cori di gargarismi e tappeti sonori shoegaze. Il marchio sonoro di Tease può sembrare a tratti la rivisitazione distorta e migliorata della musica dei Maroon 5. Left Side Down del 2017 è sicuramente una buona chiave di accesso alla produzione del musicista. Di recentissima uscita l'album Ludwig dell'artista e ingegnere visionario The Five Foot Meta, che adotta un approccio spiccatamente ricostruzionista rivoltando completamente l'interiora del genere della microonda. I brani nascono dalle registrazioni di una sinfonia di microonde rotti. L'arte di questo giovane è la dimostrazione del fatto che non tutti i mali vengono per nuocere. L'artista dichiarò infatti di dimenticare molto spesso sciaguratamente il cucchiaino all'interno del suo panino al formaggio. Da uno sciocco errore di distrazione il giovane ha dunque tratto una firma stilistica di innegabile valore. Che dire, questo reticolo di coraggiosi artisti ci insegna come deterritorializzare e risignificare i simboli della disfatta, dalla metastasi al rizoma. Concetto e gorgoglio, serio e faceto, infine armonicamente riuniti. La microonda è la coincidentia oppositorum di Niccolò Cusano. La microonda è la contrazione divina di un universo che accoglie in sé tutti gli opposti. Che Simon Reynolds possa benedirlo.